Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la seconda parte di aprile e abbiamo la carta della giustizia, amici del cancro. Quando c'è la carta della giustizia è perché si parla di un periodo di riequilibrio, un periodo dove si regolarizza, potrebbe anche riguardare delle questioni burocratiche piuttosto che dei contratti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare la guida di cui trovate il link sotto, dove spiego appunto come integrare più oroscopi. Vi ricordo che comunque queste sono letture, diciamo generali, ragazzi, quindi possono riguardare l'amore, il lavoro, piuttosto che le relazioni romantiche. Io vi darò come una linea guida, ehm, diciamo, del movimento energetico e vi farò come degli esempi per integrare la lettura alla vostra realtà. Tenete presente che se non risuona questo segno zodiacale potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Bene, andiamo. Niente, scivolano via oggi queste carte. Cioè in realtà solo con voi, con gli altri segni no. Però va bene. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, partiamo con un asso di bastoni, un 3 di pentacoli, la luna, il diavolo, un 5 di coppe, la torre, il papa, poi abbiamo un 6 di spade e un cavaliere di spade. Allora, qui c'è un nuovo inizio, probabilmente verso la metà di aprile. Può essere un inizio lavorativo, un inizio di un progetto, un inizio di... ehm, Allora, per qualcuno potrebbe anche riguardare una ristrutturazione di una casa e magari la giustizia fa riferimento come a dei permessi che potrebbero arrivare. Però è come se ci fosse tra il diavolo e la luna una sorta di paura a perdere qualcosa. Ragazzi, andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Partiamo con questo asso di bastoni, che per qualcuno, vi dirò, può anche far riferimento a un incontro di tipo passionale o all'inizio di una nuova passione. Abbiamo la morte e un re di spade. Allora, la morte è girata al contrario. Io credo che qui non si sia ancora del tutto chiuso un certo tipo di capitolo, ma sia, come dire, necessario fare qualche tipo di azione concreta o perlomeno porre un'intenzione in questa situazione o in questa relazione. Potrebbe anche essere con questo re di spade, ragazzi. E per qualcuno potrebbe anche risuonare come un incontro intimo con questo re di spade. Sento che qualcuno però vorrebbe porre fine a questa cosa, perché anche il re di spade è una carta che taglia, è come se ci fosse da definire qualche cosa. Anche la giustizia taglia, ha la spada, quindi è come se per iniziare, diciamo, per dare il passo a questo nuovo inizio bisognasse prima definire bene qualche cosa, soprattutto se si tratta di collaborazioni con altre persone. Andiamo a vedere questo 3 di pentacoli. Un'altra volta la torre girata al contrario. È come se non si volesse terminare qualcosa. Di nuovo 5 di coppe. Le energie qua si sono ripetute, È come se non si volesse terminare qualcosa, è come se non si volesse cedere a qualche cosa, non ci si volesse rassegnare.
Guardate ragazzi, se per caso state pensando di collaborare con qualcuno e queste basi, diciamo così, non vengono date, ehm, cioè ho come l'idea che inizi una collaborazione, ma o non è quello che volete voi, o non è come l'avevate pensata. Andiamo a vedere la luna. 6 di coppe, 2 carte di sogno. E il diavolo nuovamente. Andiamo a vedere anche questo di diavolo. Fante di bastoni, asso di coppe e regina di coppe. Qui ragazzi c'è un ideale, un sogno o un qualche tipo di incontro. Per qualcuno vi dirò che potrebbe anche essere in ambiente lavorativo. Dipende da come vi risuoni la lettura. Però qui ho come la sensazione che ci sia una sorta di paura nel manifestare quello che voi volete, nel manifestare un certo tipo di desiderio o di potere personale. Vi dirò, essendoci il diavolo, potrebbero essere o questioni legate all'ego, o tentazioni, o vizi, o qualche tipo di illecito di cui si ha paura, qualche tipo di passo che si ha paura di affrontare, insomma. Ci potrebbe anche essere un condizionamento legato alla famiglia, se non avete famiglia, all'ideale che avete di famiglia. Può anche essere una famiglia lavorativa, intesa come gruppo. Andiamo a vedere il 5 di coppe. 3 di coppe, che comunque è un 3. E giustizia di nuovo. Allora, devo dire ragazzi che ho come la sensazione che potrebbe esserci appunto questo inizio, questa idea, questo passo, magari per qualcuno non è un'azione proprio tanto pensata, questo asso di bastoni, potrebbe essere un'azione fatta un po' così con impeto, con passione, potrebbe portarvi ad un momento di riflessione, dove sapete che dovete interrompere qualcosa, ma fate fatica perché magari questo qualcosa fa parte del vostro sogno, però qui alla fine è come se o sì, qualche cosa bisogna tagliare. Vi dico che c'è anche un 3 di coppe al contrario, eh. È come se la raccolta dei frutti non fosse così abbondante come voi vi aspettavate e da lì mi spiego questo senso di delusione del 5 di coppe che proverete verso la fine di aprile. Vi dico, la giustizia arriva, è come se fosse una vittoria agrodolce, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere la torre. E se ci fossero questioni burocratiche, io credo che qui qualcuno con questo asso di bastoni faccia una mossa un po' azzardata, che poi non sa se, insomma, se ha combinato un guaio o un guadagno. Matto per la torre. Mondo. 4 di spade e asso di pentacoli. È necessario concludere un ciclo. Ragazzi, avete 2 volte la torre, come se ci fosse l'esigenza di buttar giù qualche certezza a cui siete aggrappati, qualche verità che con 2 volte il diavolo probabilmente vi state raccontando o vi hanno raccontato, devo dire. C'è ovviamente da lasciarsi indietro, cioè più che lasciarsi indietro, essere consapevoli che ogni tipo di distacco, ogni tipo di movimento, ogni tipo di cambio porta comunque il suo grado di sofferenza. Più c'è attaccamento alle questioni egoiche, più c'è sofferenza.
E qui con la carta del matto vi invitano un pochettino ad aver fiducia nella vita, a buttarvi nel nuovo. Avete un 4 di spade e il papa, è come se avessi bisogno, e poi guardate, avete anche un 6 di spade e la carta del cavaliere di spade, come se vi dicessero di iniziare un nuovo cammino. Per qualcuno questo papa fa riferimento a una guida di cui potreste avere bisogno o che potreste cercare, che vi aiuti ad allontanarvi dal momento di condizionamento e di tristezza che state vivendo tra la seconda e la terza settimana di aprile. Guardate, in realtà sento che tutto questo passaggio, tutto questo movimento vi servirà per rendervi conto di che cosa dovete lasciare indietro. Quello che prima con la torre al contrario non vi era chiaro, alla fine di aprile vi sarà chiaro. Quando c'è il Papa, allora adesso va bene, è uscito un cavaliere di bastoni, quindi potrebbe essere tranquillamente una persona, però normalmente potrebbe anche essere un libro, potrebbe essere qualcuno da seguire su YouTube, su Instagram, su qualche social. Andiamo a vedere ancora una carta per il Papa. Abbiamo un 7 di spade. È come se avessi bisogno di togliervi delle maschere. Qui abbiamo 6 di spade, credenze limitanti, il diavolo, condizionamenti, pensieri egoici. L'ego è quello che frega perché ci fa rimanere attaccati al risultato. Io sono felice quando avrò quella macchina lì, io sarò felice quando avrò quella famiglia lì, io sarò felice quando avrò quel vestito lì, quel lavoro lì, quel quantitativo di soldi lì. E invece queste sono un po' attaccamenti, diciamo da un punto di vista materiale, che vi fanno, secondo me, sentire quel tipo di vuoto di cui ci parla il 5 di coppe. Vi dico, avete 2 volte anche la giustizia, quindi se state aspettando degli sblocchi, sicuro che arrivano a livello burocratico delle firme. Non sento tanto i finanziamenti o le agevolazioni in questo senso, però è come se ci fosse un contratto, un qualche cosa che viene tutelato, che viene regolarizzato, che viene ufficializzato, ragazzi. Che da un lato, ripeto, vi fa sentire liberi, dall'altro però comporta un certo tipo di ehm, come vi posso dire, capacità di adeguamento alla nuova realtà. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi... Ok. Allora abbiamo esaurimento e la miseria. Wow. È come se ci fosse una sorta di stanchezza. Potrebbe essere anche una barriera difensiva, perché giustamente avete 2 volte il diavolo. Per ego viene intesa anche quello che è la personalità, che si sviluppa, diciamo, dalla giovane infanzia ed è quella, diciamo, struttura esterna che noi facciamo vedere al mondo, ve la faccio un po' semplice, ehm ed è, diciamo, condizionata dal faccio questo perché così gli altri mi vogliono bene, piuttosto che faccio questo perché così gli altri mi ammirano. E abbiamo anche la carta numero 4, che è un po' l'attaccamento di cui vi parlavo prima alle cose materiali. Qui c'è da, come dire, elevare un pochettino la vibrazione verso quello che è lo spirituale piuttosto che il materiale. Ragazzi, non so se per quante persone possa risuonare, però è da un po' che sento la parola divorzio. Se state aspettando il divorzio, arriva. Se avete paura, perché da un lato vi sentite esauriti e vorreste iniziare qualche cosa di nuovo, dall'altro come la sensazione che qui ci sia la paura di non farcela da soli. Siete, mi viene da dire, guidati perché avendo 2 volte la carta della giustizia è come se fosse presente la giustizia divina, ok? Si appressa un nuovo inizio. Qui lo vediamo anche grazie al matto. È vero, c'è da passare questo momento un po' così di terremoto, se vogliamo, fatevi guidare da qualcuno che vi aiuti a capire quali sono le maschere che avete avuto fino adesso in questa situazione, in questa relazione, quali sono i pensieri negativi o non necessariamente negativi, in realtà limitanti, cioè ci sono dei pensieri che lavorano all'interno del nostro subconscio, che sono le credenze limitanti, che si creano soprattutto per questioni egoiche o quindi di sopravvivenza, inteso in questo senso piuttosto che per
assorbimento della zona in cui noi cresciamo. Comunque io di tutto questo parlo in modo molto molto dettagliato nella sezione degli abbonati. Potete comunque andare a curiosare nei titoli dei video. Comunque, diciamo, adesso stiamo affrontando le credenze limitanti sui soldi. Comunque, ragazzi, vedo che c'è una sorta di pulizia a livello mentale. Vi dirò, potrebbe essere proprio una persona che vi dà quella grinta, che vi dà quell'input, che vi dà quell'energia giusta per farvi ripartire con la marcia determinata del Cavaliere di Spade, eh? Andiamo a vedere ancora una fatina. Desidera saggiamente. Quindi è un po' un suggerimento a desiderare e poi manifestare qualche cosa in modo che quel qualche cosa sia per il più alto bene di tutti, perché solo così, diciamo, le cose si sviluppano in modo più fluido. E poi vi dice che oltre, insomma, a desiderare, per manifestare bisogna iniziare a fare il passo 1, il primo passo verso questo nostro desiderio, verso questo nostro sogno. Qui avevamo 2 carte di sogno. Amici del Cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere con i commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e nel caso voleste iniziare un percorso di crescita con me vi invito ad abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!